Ciao a tutti, in questo video proveremo la nuova versione Gen Free Alpha di Runway per la creazione di video da testo o partendo da immagini statiche tramite l'intelligenza artificiale. La creazione di video tramite l'intelligenza artificiale è un settore che sta evolvendo molto rapidamente e Runway è stata una delle prime realtà a offrire un servizio di questo tipo. Abbiamo già fatto un tutorial della versione 2 di questo servizio che trovate linkato nelle schede o nei commenti, ma adesso è disponibile la versione 3 Alpha che permette sia la creazione di video partendo da un'immagine già esistente, come nel caso precedente, sia la generazione di video da zero. È possibile anche provare alcune di queste funzioni gratuitamente. Per farlo ci basta entrare ovviamente con un nostro profilo all'interno di Runway e cliccare su Get Started. Vediamo subito l'interfaccia molto semplice che permette di fare alcune cose. In alto a sinistra possiamo selezionare la versione, quindi abbiamo Gen 2 ma anche Gen Free Alpha e Alpha Turbo. Con il profilo gratuito potete provare Alpha Turbo, ci sono dei crediti a disposizione di test, mentre la versione Alpha è disponibile soltanto a pagamento. Quindi come vedete nel mio caso io ho dovuto acquistare un piano, è possibile prendere anche un singolo mese, in modo da poter provare questo strumento. In alto a destra ovviamente vediamo i crediti, che sono ovviamente diversi in base al piano, e le informazioni su quanto ogni strumento consuma crediti in base. Infatti la versione Turbo consuma 5 crediti al secondo, la versione Alpha 10 crediti al secondo. La differenza sta nel fatto che la versione Alpha Turbo parte obbligatoriamente da un'immagine per creare il video, poi possiamo ovviamente aggiungere le nostre descrizioni per dargli delle indicazioni su come creare questo video, mentre la versione Free Alpha permette anche la creazione semplicemente da prompt, quindi creare da zero l'immagine e anche l'animazione. La cosa importante da vedere prima di fare il test sono questi due link, perché noi abbiamo a disposizione, per facilitarci la creazione corretta di un prompt, dei preset che possiamo vedere sia qui sia cliccando semplicemente sul link examples, e sono di fatto delle parole già pronte che noi possiamo applicare per vedere come dobbiamo fare la strutturazione corretta della frase. Ci sono i casi più comuni, quindi tendenzialmente l'inquadratura o il movimento di camera o lo stile, e questo già è un'indicazione importante. La seconda cosa è questo link che ci aprirà la guida più dettagliata su come strutturare un prompt nel modo migliore, e questi consigli ovviamente sono diversi se generiamo partendo da solo testo o se generiamo il video partendo da immagine più testo. Inoltre in basso abbiamo una tabella molto utile che ci fa vedere delle parole chiave che possiamo usare, e con anche una reference visiva proprio animata, in modo da dare le informazioni corrette. Di solito sono indicazioni proprio riguardanti l'inquadratura, quindi close up, low angle, tracking, eccetera. Poi c'è la sezione riguardanti le luci, la sezione riguardanti i movimenti di camera e il mood generale dell'immagine. Poi c'è anche una sezione più estetica, quindi appunto riguardante lo stile dell'immagine, e anche i testi. Quindi questa è una risorsa sicuramente molto utile. Se noi partiamo dalla versione Turbo, quindi quella che potete provare tutti in quanto fornisce anche i crediti gratuiti, dobbiamo obbligatoriamente dargli un'immagine. Per avere un confronto, invece che partire da un'immagine nuova, partirò dalle immagini che ho già in libreria, che sono quelle che abbiamo già usato nel video precedente, in modo da avere proprio un confronto. Quindi la andiamo a selezionare. Nel mio caso selezionerò questa immagine, che è a sua volta un'immagine generata con l'AI, in questo caso da Leonardo. Non è di altissima qualità, vedete che l'immagine è un po' compressa, ma per fare un test può andare bene. Ci chiede ovviamente di selezionare la porzione di immagine, visto che deve generare un video, quindi in 16 noni, e quindi in questo caso è necessario fare un crop dell'immagine visto che è verticale. Adesso che abbiamo il frame di riferimento, possiamo, non obbligatoriamente ma è consigliato, dargli delle indicazioni di testo. In realtà mi piacerebbe vedere che cosa fa Runway senza dargli indicazioni. Poi eventualmente vediamo di personalizzarlo in base al risultato che otterremo. Quindi facciamo questa prova, clicchiamo su Generate, ovviamente verrà messa in coda e attendiamo l'elaborazione. Vedete che avanza molto rapidamente, quindi sicuramente molto veloce come sistema, e ha già finito, quindi possiamo vedere il risultato. Ok, allora
Direi che il risultato è veramente ottimo e sicuramente un passo veramente avanti rispetto alla versione precedente. Chiaramente, non avendogli dato nessun'altra indicazione, verso la fine del video abbiamo un po' di incongruenze, soprattutto nelle proporzioni tra la persona e le vigne qua al lato, ma è anche un problema dovuto all'immagine di partenza in realtà, mentre tutto il resto è molto stabile, quindi la persona si muove benissimo, lo sfondo e il movimento di camera sono praticamente perfetti. Noi abbiamo fatto una generazione di 10 secondi, quindi questo consumerà più crediti. Possiamo ovviamente, visto che dobbiamo fare un po' di prove per risparmiare crediti, passare a una versione più corta di 5 secondi. Naturalmente possiamo scaricare poi questo video. Il video viene scaricato in una versione a 720p fondamentalmente. Come dicevo, l'immagine di partenza è un po' compressa, quindi non usiamola come riferimento della qualità del video generato, e devo dire che sono molto soddisfatto comunque di questo primissimo test. Lascerei la stessa immagine, proviamo a dargli un'indicazione, più che altro del movimento di camera. Provo a dare indicazione della persona che invece di camminare vada a correre lungo la strada. Vediamo il risultato. Proviamo a fare la generazione, 5 secondi così consuma meno crediti, e vediamo che l'ha messo in coda. Di nuovo è molto rapido nella generazione, ma in effetti veniva indicato proprio come la versione turbo, quindi più veloce. Ok, vediamo il risultato, il freno di partenza è lo stesso, vediamo se ha seguito le mie indicazioni. Sì, la ragazza in effetti sta correndo e la camera la segue. Diciamo che non è esattamente quello che avevo chiesto, probabilmente non gliel'ho chiesto neanche del tutto correttamente, avrei forse dovuto specificare una ripresa stile drone, però comunque il risultato è veramente molto buono. Scarico comunque il file e adesso andiamo a fare le prove con qualche altra immagine, sempre dalla versione turbo, prima di passare alla versione alfa, che dovrebbe essere quella con la qualità maggiore dal punto di vista visivo. Rimuoviamo l'immagine e prendiamo questa volta una foto. Come la scorsa volta abbiamo 3 foto diverse, proviamo una con un soggetto e vediamo come si comporta. Facciamo un'inquadratura che lasci comunque intravedere lo sfondo, e anche qui dobbiamo decidere se lasciargli mano libera oppure se scrivere. Proviamo a lasciargli libertà di movimento e vediamo cosa genera. Tra l'altro questa è un'immagine con un effetto HDR molto editata, quindi sono curioso di vedere il risultato. Andiamo in play ed è assolutamente la versione animata di questa foto, tenendo lo stile, quindi se non fosse che, conoscendo la persona, quando si volta so che non è esattamente la sua faccia, ma penso che per una persona che non la conosce può essere assolutamente realistica. I lineamenti cambiano leggermente verso la fine del video, tutto il resto mi sembra ottimo. Tra l'altro notate anche che c'è quella persona mezza tagliata dalla foto sullo sfondo che si muove correttamente, come se fosse una ripresa reale. E ripeto, qua non gli abbiamo dato nessuna indicazione. Andrei avanti con i test perché è bello vedere proprio la differenza con la versione precedente, quindi proviamo ancora questa foto semplice di un'automobile, foto fatta col cellulare, quindi molto semplice. Anche qui teniamoci sui 5 secondi in modo da poter fare un pochettino più di test. Anche qui vediamo come la interpreta, quindi diamo la generazione. Mi aspetto, senza avergli detto niente, che vada a fare un'inquadratura che segue il soggetto principale in movimento, però potrebbe anche rimanere fissa e semplicemente far uscire la macchina dall'inquadratura. Vediamo come la interpreta. Andiamo in play e direi che è esattamente il primo caso, è diventata una immagine molto stile spot. Continua a esserci in questo caso una modifica dell'automobile fra il frame di riferimento e quello successivo. Qua si vede un po' di più rispetto alle altre. Lo sfondo in realtà è quasi perfetto, direi che sullo sfondo non ci sono problemi. Anche la macchina nella seconda parte in realtà paradossalmente migliora la qualità, nel senso che si vede proprio che sta elaborando e la pulisce, diventa una macchina anche un pochino più lunga, quindi si trasforma un po', quindi si vede un pochettino di più in questa ripresa, ma comunque stiamo parlando di qualcosa che ha generato anche in maniera autonoma senza indicazioni, ci può stare. A parte questo piccolo morphing che si vede sul soggetto principale, tutto il resto funziona perfettamente. Mi piacerebbe provare invece qualcosa di meno, tra virgolette, realistico, un po' più particolare, un po' più effettato, cioè sempre una ripresa, diciamo, su strada notturna, ma con questo effetto in bianco e nero. Vediamo tra l'altro che l'automobile in primo piano è anche sfocata, ma visto che mi piace molto come foto, sarebbe interessante vedere una versione animata. La scorsa volta, quando abbiamo provato, di fatto l'immagine cambiava completamente, era particolare, era interessante, ma non era molto usabile. Gli lasciamo libertà di movimento, sono curioso di vedere che cosa genera. Ok,
Quindi questo è il frame di riferimento, vediamo se riesce a portare a casa il risultato. Considerando che l'immagine che gli abbiamo dato aveva una macchina sfocata, quelle sullo sfondo con i fanali, quindi anche controluce, e comunque è un'immagine molto effettata anche perché è stata fatta in movimento su un'auto in corsa, il risultato è perfetto, nel senso che la scena è realistica, c'è solo qualche movimento un po' strano di alcune macchine, soprattutto quella principale che sembra un po' traslare più che ruotare, ma per il resto comunque ha fatto un lavoro incredibile. Sì, c'è una macchina che esce e rientra, non si capisce bene se è la stessa automobile, si mischiano un po', però ripeto ci può stare. E di nuovo non gli abbiamo dato nessuna indicazione. Proviamo questa foto perché nella scorsa versione aveva fatto parecchio casino, aveva praticamente generato uno strano mostro partendo dalla giraffa, quindi gli diamo un'inquadratura con tutto il soggetto e andiamo a generare il video. Andiamo in play e vediamo un attimino in questo caso se riusciamo a mantenere una giraffa realistica. Tutto benissimo per i primi secondi, diciamo che la parte che era inquadrata effettivamente l'ha tenuta correttamente, peccato che facendo zoom out non so bene che cosa sia successo e si trasforma in uno strano animale. Lo sfondo, come abbiamo visto anche in tutti gli altri esempi, è perfetto, anche lo sfondo che sta generando in realtà, perché è uno zoom out, però assolutamente contestualizzato. Allora a questo punto vorrei provare un quadro famoso. Partiamo da Salvador Dalì, anche qui appunto ripeto purtroppo la qualità dell'immagine non è perfetta, non abbiamo un confronto con lo stesso sistema nel video precedente, ma abbiamo provato con altri sistemi a vedere un po' il risultato finale, che non era affatto male, però sono curioso di vedere con Runway come funziona vista proprio la qualità di partenza. E stiamo continuando a usare la versione turbo, quindi poi alcune di queste, non tutte, magari le proveremo anche con la versione alfa, che dovrebbe essere quella più accurata. Ok, qua non dandogli nessuna indicazione non è andata benissimo, nel senso che ha fatto un semplice pan e poi ha generato queste cose che sembrano in grafica 3D degli anni 2000, quindi forse non è proprio in target, quindi questa la lascerei perdere. Ecco, magari la possiamo provare dopo con la versione non turbo. Allora proviamo questa foto, che non è semplicissima proprio perché appunto è una foto dal riflesso dello specchietto, e vediamo se riesce a generarmi l'equivalente, diciamo, vlog di questa immagine. Noi diamo indicazioni anche perché è già abbastanza difficile di suo, e poi passiamo invece a provare la versione alfa. Andiamo in play. Sono curioso di vedere se il sorriso con la lingua lo mantiene. Mi aspettavo che cambiasse l'espressione della persona, invece rimane così, però tutto il resto è praticamente perfetto. Quindi abbiamo nello specchietto sembrerebbe corretta la direzione dello scorrimento, mentre fuori dallo specchietto forse c'è qualche problema, nel senso che non abbiamo abbastanza in realtà prospettiva per vedere, però si muove come se andassimo indietro, quindi forse da questo punto di vista col poco materiale che aveva non è riuscito a capire questa cosa, anche se di primo acchito non si nota tantissimo questa cosa. Andiamo adesso a vedere la versione alfa, quindi in realtà dovrebbe essere quella con la qualità maggiore, e infatti consumerà più crediti e per questo motivo ne faremo anche un pochettino di meno. Proviamo per fare un confronto un paio di immagini già usate, così possiamo vedere la qualità tra questi due sistemi, e poi proviamo a generare da zero un'immagine. Proviamo subito la giraffa, che era quella che dava più problemi, così capiamo se cambiando modello le cose migliorano. Vediamo anche il tempo che ci mette, perché in teoria è la versione più accurata, ma dovrebbe essere più veloce la versione turbo, e in effetti ci sta mettendo leggermente di più, ma non vedo per ora grossissime differenze, è semplicemente un po' più lento. Ok, vediamo se riusciamo ad avere una giraffa realistica. In realtà non lo sapremo mai, perché in questo caso ha fatto un zoom in risolvendo il problema. Comunque mi sembra che la qualità sia effettivamente migliore. Sì, se vediamo anche il video precedente, qua si muove meglio, sta masticando, ma in generale proprio la definizione del soggetto è più realistico. C'è anche il muso che passa dall'ombra al sole girandosi, quindi ci sono molti più dettagli. E a questo punto facciamo
una brevissima prova ancora con una delle precedenti per confrontarle. Proviamo quella delle auto, che comunque qualche problemino era un pochettino più complicata, quindi va bene. Ok, vediamo la versione fatta con l'altro modello e paradossalmente è peggio, nel senso che non mi ha tenuto del tutto la reference iniziale, infatti si modifica completamente la parte sotto. Se però guardiamo la qualità in realtà delle auto verso la fine, la qualità è molto più realistica, cioè sono auto più realistiche. Non ha interpretato benissimo, nel senso che è uno stile diverso quello in basso rispetto a quello in alto. Diciamo che c'è, a parte questa incongruenza, appunto questo morphing iniziale che incasina un po' tutta la scena, la cosa particolare è che ci sono delle macchine contromano che non dovrebbero esserci, ma comunque alla fine della scena le macchine si fermano perché altrimenti si scontrerebbero. Quindi in realtà c'è una logica in qualche modo dietro all'animazione della scena in generale. Sarei curioso di provare un quadro, ma questa volta di Leonardo, che tra l'altro ha una qualità un po' più alta come file di immagine, e vedere che cosa tira fuori da questa immagine. Poi ne facciamo una provando a dargli invece delle indicazioni. Ok, andiamo in play. Ma questa cosa è molto curiosa. Abbiamo provato questa immagine con un altro servizio e ha fatto esattamente lo stesso problema, nel senso che qui non ha animato nulla e ha semplicemente fatto un pan da sinistra a destra allargando l'immagine, esattamente come successo nell'altro video. In particolare era Luma AI e praticamente ha fatto la stessa cosa. Probabilmente si potrebbe provare a dargli delle indicazioni specifiche dicendogli di magari fare un movimento di camera diverso e animare i personaggi. Proviamo a dargli questa indicazione e vediamo se riesce a farlo. Andiamo in play. Adesso c'è effettivamente un'animazione, ma è molto confusa, quindi evidentemente su questo tipo di immagini ha difficoltà a individuare i soggetti, tant'è vero che i movimenti in realtà sono molto limitati e tra l'altro non vola via effettivamente l'angelo, ma qualcosa che si va a creare sullo sfondo, e cambia anche molto lo stile dell'immagine dall'inizio alla fine. A questo punto, visto che ci troviamo nella versione alfa, eliminiamo l'immagine e creiamone una senza reference, quindi completamente da zero. Partirei da un'immagine realistica per vedere che risultato crea e poi magari proviamo qualcosa di più artistico. Allora, gli abbiamo chiesto di fare una ripresa stile drone, quindi dall'alto. Abbiamo specificato cinematic, che è tra le parole chiave indicate anche nella guida, di una costa italiana stile Liguria. Il drone dovrebbe volare sopra la città verso il mare. Adesso vediamo come interpreta questa indicazione. Ok, già la prima immagine fissa quadra perfettamente con quello che abbiamo chiesto, nel senso che potrebbe essere tranquillamente un qualsiasi scorcio della costa ligure. Andiamo in play, vediamo come risulta il movimento, e il movimento è assolutamente perfetto. Mi sembra di vedere già da questa prima immagine che la generazione da zero forse dà meno incongruenze, visto che la genera appunto senza avere una reference a cui attenersi, quindi magari dobbiamo essere più bravi noi a descrivere meglio se vogliamo qualcosa di specifico, ma poi il video in sé è assolutamente realistico. La tipologia soprattutto di case che sono qua in primo piano forse non calzano perfettamente col tipo di paesaggio specifico, ma stiamo parlando comunque di dettagli che si possono assolutamente aggiustare, quindi proverei subito a generare qualcosa di completamente diverso, magari qualcosa che ha un soggetto. In questo caso gli abbiamo chiesto un'immagine, un video di una ragazza che sta camminando in un campo al tramonto e partendo da una ripresa larga, e la ragazza cammina verso la telecamera e tutta la scena è in slow motion. La prima immagine è assolutamente perfetta e il video in generale è assolutamente reale, potrebbe essere un qualsiasi footage che possiamo trovare sui vari siti dedicati, quindi da questo punto di vista forse questa è veramente la generazione migliore che abbiamo provato oggi, e mi sembra che con soprattutto le immagini realistiche lavori veramente molto molto bene. Gli proviamo a dare una scena un pochettino più complessa stando sempre sul realistico e poi concludiamo con qualcosa di un pochettino più creativo. Allora, qua gli abbiamo chiesto qualcosa di più, quindi una wide shot quindi una ripresa un po' più larga, con due guerrieri medievali che indossano un'armatura e combattono con delle spade, sullo sfondo un castello sopra una roccia, e abbiamo provato anche a buttarci dentro nel cielo in lontananza un drago che vola. Abbiamo provato anche a dargli indicazioni di una luce, di un'illuminazione, una luce calda. Ok, qualcosa
qualcosa creato. Non mi sembra particolarmente realistica la prima immagine, ma in effetti non gliel'abbiamo detto, quindi ci può stare. Vediamo l'animazione. Ok, le animazioni singolarmente non sono male, è un pochettino più posticcia in generale, ma gli abbiamo veramente chiesto qualcosa di un pochettino più complicato. Proviamo a togliere qualcosa, o meglio, proviamo ad aggiungere un realistic documentary, che sono curioso di vedere se basta questo per far generare qualcosa con una scena realistica oppure se è proprio il prompt il problema. Allora, già abbiamo veramente un salto di qualità avendo solo aggiunto lo stile. A questo punto andiamo in play e vediamo che cosa ha generato. A parte il fatto che ha deciso lo slow motion in tutta autonomia, in questo caso abbiamo già una ripresa che non è niente male. C'è qualche problema sulle spade evidentemente, perché abbiamo degli elementi che si muovono in maniera un po' strana, ma questa in realtà è una scena che ci sta assolutamente rispetto a quello che abbiamo chiesto. Finiamo chiedendogli una cosa ancora più strana, che è quella che chiedo sempre nei prompt quando c'è da generare immagini o video, ossia un orso che indossa una tuta spaziale. Magari aggiungiamo qualche altro dettaglio per vedere un po' che cosa crea. Ok, vediamo il video. Direi che da quello che vedo ha ignorato bellamente il fatto che l'orso fosse vestito con la tuta spaziale, ma tutto il resto è corretto, quindi è effettivamente sulla luna o comunque un terreno che ricorda quello lunare, e mi ha aggiunto un cielo pieno di stelle. Direi che per questa prima prova possiamo fermarci qui. Abbiamo quindi provato la nuova versione alfa nelle due versioni, quella turbo più veloce e che genera video partendo da immagini di riferimento, e la versione invece a qualità più alta, dove è possibile fare sia video da immagini e in effetti il risultato risulta più accurato, sia creazione da zero. Quello che viene fuori da questa prima prova veloce, su cui non abbiamo speso molto tempo dal punto di vista del prompt, è proprio il fatto che è importante descrivere molto bene con le parole giuste, seguendo la struttura indicata, il prompt, e quindi sicuramente bisogna provarlo un po' di volte per prendere la mano su questa cosa e capire come generare al meglio i nostri video, anche perché quando funziona, in generale funziona molto bene, ma quando il prompt è chiaro e soprattutto anche magari la scena si presta particolarmente, i risultati sono veramente incredibili e indistinguibili dalla realtà. Quindi probabilmente anche a seconda della tipologia di video che vogliamo creare può essere uno strumento davvero molto utile. Noi sicuramente poi torneremo a parlare di questo tool, ma anche di altri, perché ne stanno veramente uscendo tantissimi. Quindi come al solito fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato utile e anche se lo state provando e i risultati che state ottenendo. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video.